Premium Limited, sinonimo di qualità, perché con la serie Premium qualche anno fa abbiamo cercato di mettere sul mercato delle canne di altissimo livello. Volevamo superarci, spero di esserci riuscito, perché con Premium Limited abbiamo veramente assemblato un insieme di materiali di altissimo livello. Abbiamo curato moltissimo anche la parte estetica. Oltre che a dare veramente il comfort, abbiamo cercato di dare una canna che potesse essere elegante ma nello stesso tempo cattiva. La serie comprende 11 modelli, 5 da spinning e 6 da casting. Su ogni canna abbiamo selezionato un nome e poi abbiamo riportato delle caratteristiche tecniche che ogni canna riporterà su un cartellino. In questa brochure, che potete scaricare cliccando sul QR code, abbiamo riportato tutte le caratteristiche più importanti delle canne. I nomi li abbiamo selezionati con attenzione perché volevamo dare un significato ad ogni canna e ad ogni azione e spero di esserci riuscito. Premium Limited. Andiamo ora a vederle una per una, azione per azione. Partiamo dalla serie spinning. La canna ultralight che abbiamo fatto è la Bolsena. 6 piedi e 5, un sedicesimo, un quarto. Perché una canna così ultralight? Perché adesso a Bolsena, nonostante i mostri, perché ci sono i pesci veramente grossi, la pesca che siamo costretti quasi sempre a fare è una pesca ultralight. Fili finissimi, esche piccole, quindi ci vuole una canna che riesca sia a lanciare lungo, sia ad avere comunque un buon compromesso di ferrata e lancio. L'abbiamo pensata tubular perché con la canna solid sicuramente in fase di lancio perdiamo distanza, mentre con questa assolutamente l'acquistiamo. Il fiore all'occhiello di questa canna è che siamo riusciti a fare un'azione molto regolare in fase di gestione pesce, ma rapida in fase di lancio e di gestione dell'esca. Quindi un mix veramente importante per questo tipo di tecnica. Bolsena. Allora, il secondo modello che andiamo a prendere in esame è la Pattata. È una 6 piedi e 9 che lancia da 1/8 fino a mezzoncia. Quindi una canna molto potente, con una schiena veramente tosta e una punta leggermente più morbida. Quindi un'azione, diciamo, fast. Questa canna è stata ideata principalmente per la pesca a Texas o a downshot offset. Però è eccezionale proprio grazie a questo tipo di azione con una schiena molto potente, una vetta che consente il lancio anche per la pesca a jig head. Il terzo modello che prendiamo in esame è una canna molto molto bellina, diciamo versatilissima, è Nojiri. Nojiri è un lago giapponese dove esiste lo smallmouth, quindi pesche a jig head, downshot corto, e diciamo così, come potenza è un sedicesimo, 5 sedicesimi, quindi una canna diciamo medium light, però nonostante questo ha una bellissima schiena e un'azione regolare, quindi a me piace tantissimo anche con i jerk, diciamo fino a 10 cm, 11 cm massimo. Nojiri. Il modello che andiamo a presentare adesso è una canna che porta un nome per me molto importante. Liscia. Un lago a cui io sono non affezionato, ma di più sia per amicizia sia per bellezza. Questa canna quest'anno durante i test mi ha fatto veramente, che posso dire, come si dice nel gergo, godere, perché sono riuscito a pescare in situazioni veramente estreme, perché è una canna che lancia fino a 5 ottavi, è una 7 piedi medium fast, ma la sua peculiarità è la sensibilità, perché quando si pesca a liscia si pesca su alberi che sono profondi anche 12 metri. Quindi quando sentiamo le mangiate e siamo dentro l'albero abbiamo bisogno di una canna, specialmente a spinning, che sia reattiva, potente, perché altrimenti il pesce entra nell'albero e rimane dentro. Con questa riusciamo a afferrare e a dare subito i giri di manovella e la canna è talmente potente che porta via il pesce. Ma di solito quando sono così potenti perdono in sensibilità. Ma io ho pescato con 90 km/h di vento, pescando a drop shot corto, dentro gli alberi,
che il filo faceva una pancia enorme, nonostante questo riusciva a sentire pesci, a ferrarli e a levarli dall'albero. Una canna veramente bella quanto è bello il suo nome. Ultima canna della serie, non per importanza ma per lunghezza, è la Garda. Garda perché? Al Garda sappiamo che è un lago veramente difficile, dove il lancio lungo è essenziale. Quindi una canna lunga con un'azione facile nel lancio ti aiuta tanto. Questa è una 3 ottavi, 7 piedi 1, quindi una canna molto lunga. Anche questa è un'azione abbastanza fast, leggermente più regolare della liscia, ma con una vetta più morbidina che ti permette le pesche più light. Quindi possiamo lanciare esche non gigantesche, pesi non importanti a lunghe distanze. Garda. Dopo la serie spinning non può mancare per il bassman la serie casting. Partiamo dall'Alcheva. Il nome viene dato per un lago che è veramente bello in Portogallo, dove la pesca a spinnerbait, quando sono andato a fare il mondiale, almeno nelle prove, era essenziale. Questa è una canna pensata per il Texas, per lo spinnerbait e per la chatterbait. Lancia fino a 3/4, è lunga 6 piedi 11. Canna molto reattiva, con una bella schiena. In complesso ha un'azione medium fast, proprio appunto per pescare anche con le esche di reazione, dove una prontezza, una canna troppo rapida a volte ti può far slamare. Questa quindi la giudicherei proprio una medium fast, quindi ti acconsente il lancio lungo ma anche la gestione della ferrata e della mangiata del pesce. Il secondo modello che si prende in esame è una canna veramente, diciamo, eclettica, perché è una 7 piedi che lancia fino a un'oncia. Yeguas, un lago in Spagna molto pescoso che presenta strutture miste. Questa è una canna adattissima al Texas, appunto un'oncia, quindi una canna che lancia fino a 30 grammi, utilizzabile principalmente da mezzoncia a 3/4, non di più, oppure con piccoli jig. Validissima anche con piccole swim bait in gomma, perché la sua azione, diciamo fast, perché questa è un'azione principalmente di punta, però ha una schiena, diciamo un abbinamento schiena-punta molto regolare, quindi è anche facile nel lancio. La terza canna che prendiamo in esame è una canna molto importante, la Ciara. Importante come è importante il lago, perché è un lago in Spagna molto bello e un tempo anche pescoso, ora un po' meno, ma rimane sempre affascinante. È una canna che lancia fino a 2 once, 7 piedi 1, molto potente, principalmente pensata per jig e Texas, diciamo da 3/4 a un'oncia. Questa è una canna che devo dire veramente riuscita perfettamente, perché solitamente le canne così potenti, quando ci peschi una giornata intera, arrivi in fondo alla giornata e il braccio finito. Il mix carbonio-resina che abbiamo messo su questa canna ti rendono instancabile, praticamente peschi a diritto con la stessa potenza nel braccio dalla mattina alla sera senza trovare nessuna differenza. Sembriamo delle braccia al litio che non finiscono mai, ma è la canna che ti aiuta veramente. Un'altra cosa molto importante di questa canna, che normalmente le canne da jig molto potenti nel lancio non sono così valide, nel senso. Invece questa canna, proprio come ho detto prima, grazie al suo mix, è piacevole sia nel lancio che nella ferrata e nella gestione dell'esca. La quarta canna ha un nome italiano, un lago sardo, perché il Coghinas ultimamente è un lago molto frequentato sia dai pescatori che dalle manifestazioni sportive. È una 7 piedi 2, non è potente come la Ciara, ma è una canna versatile. A me piace moltissimo per fare un Carolina, per fare un Texas, ma è una bella canna anche per pescare con le hardbait. Io ci pesco con gli spinnerbait, diciamo da 3/4 a un'oncia e mezzo, e anche con i crank che vanno veramente in profondità. Io ho usato il DR700, il nostro vecchio crank, e devo dire che la sua azione è un'azione regolare,
Questa canna, diciamo, è una canna dal lancio lungo, una canna da pesca lunga, Coginas, perché al Coginas tante volte la pesca a distanza ti aiuta e quindi una canna potente che ti fa afferrare anche a lunga distanza a partire da un Texas o a un Carolina è importante. Poi la sua versatilità che si adatta anche a spinnerbait e a crank la rendono una canna veramente essenziale tra le nostre canne. Allora, le ultime due canne le presento insieme. Sono due canne da swim bait. Finalmente Heracles si affaccia anche in questo mondo perché negli ultimi anni, specialmente tra i giovani, è una pesca che è molto richiesta. La prima delle due canne è una canna da soft swim bait, la Cariba. È una 7 piedi e 3 che lancia fino a 3 once. Canna particolarmente bilanciata e leggera, perché nonostante sia una canna potente, pesa solo 140 grammi. E vi assicuro che è veramente potente. Un bene? Sì, perché quando si pesca con le swim bait una canna leggera sicuramente ti aiuta a non stancarti. Diciamo che è una peculiarità di tutta la serie il fatto che siano canne che alla fine della giornata non ti stancano mai, ma su queste due specialmente è veramente importante. Questa è un'azione fast, un'azione praticamente di punta, però come tutta la serie, quando si va a lanciare il mix che abbiamo appunto fatto, è veramente, come dico io, fotonico, perché ti permette di avere una canna fast, ma durante il lancio e la gestione del pesce diventano regular. La seconda canna è la Guerrero, pensata a un lago messicano, pensata al lago dei mostri, che purtroppo qui in Italia non ci sono, in Europa, ma ci adattiamo a prendere dei bei pesci e quindi una canna come la Guerrero mancava veramente nella serie Heracles. È una 7 piedi e 7, lancia fino a 4 once. Su questa canna qui abbiamo spesso veramente tanto in ricerca e alla fine anche parlando con degli amici, di cui ringrazio, non posso fare il nome perché questi sono gli accordi, mi hanno dato degli ottimi consigli. Fare una canna da swim bait, io ci ho pescato negli ultimi anni abbastanza, e trovare una canna che ti aiuta nel lancio, ti aiuta nella gestione dell'esca, ti aiuta nella gestione del pesce, che è la parte più difficile, non era facile. Quindi insieme a questi specialisti di swim bait abbiamo creato questa canna. È un'azione, diciamo, come gli ho detto a loro quando ci siamo parlati la prima volta, ma qui è un'azione da crank, è un'azione prettamente regolare. Quindi quando la prendiamo in mano addirittura può sembrare che non sia abbastanza potente, ma vi assicuro che anche con il lancio sotto vetta, con esche abbastanza grosse, esche da 90-100 grammi, riusciamo ad essere precisissimi nonostante sia un'azione parabolica. La Guerrero conclude una serie di canne veramente ideata da pescatori per i pescatori, perché le cose più importanti che volevamo dare penso di averle date, perché come ho detto all'inizio, canne eleganti ma cattive, ma nello stesso tempo che ti fanno finire una giornata di pesca senza stancarti mai e divertendoti al massimo. Premium Limited. E lo sapevo, corri mi sono dimenticato una cosa importante. Anzi, due cose importanti. Allora, la legatura sulla apicale, sia sulla serie spinning che sulla serie casting, l'abbiamo fatta argentata. Uno dice per bellezza? No, perché tante volte siamo tendenti anche a guardare la vetta della canna per le mangiate. E vi assicuro che questa legatura argentata, visivamente, anche se nella canna, diciamo nell'insieme non si vede, nella mangiata si vede benissimo. Una seconda cosa molto importante, la Guerrero, essendo 7 piedi e 7, l'abbiamo fatta unibatte, come si dice nel gergo dei costruttori. Il manico staccabile. Così nel trasporto diventa poco più che di una 6 piedi. Ora basta, un video più nulla. Torno via. Ciao e grazie di aver visto il video.